Parlando di tecnologia, oggi vi parlo di questo smartwatch, di questo orologio sportivo, il Garmin Epix 2. Uno smartwatch di alta gamma, ma ne vale la pena? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi parlo di tecnologia abbinata ad un orologio, questo Garmin Epix 2. È la prima volta che entro in questo universo Garmin e lo faccio con questo modello che è al top e che ha anche un prezzo importante. Infatti il suo listino è di circa 900 euro ed è paragonabile ad un Apple Watch. Questo video non è sponsorizzato dalla Garmin, quindi mi sento libero di dire ciò che penso di questo orologio e devo dirvi la verità. Ci vuole un po' di tempo, soprattutto per chi non è nel mondo Garmin, per entrare e conoscere un po' tutte le caratteristiche che ha questo orologio e troverò veramente difficile sintetizzare in pochi minuti tutte le potenzialità che ha questo orologio. E vi dico che un orologio così per l'80-90% delle persone, perlomeno per me, è veramente troppo. È un orologio sportivo dedicato però a chi fa lo sport, vorrei dire in maniera professionale, nel senso che diventa uno strumento di lavoro per professionisti, visto la mole di informazioni che ci può fornire un orologio del genere. Però se vi piace la tecnologia, quella intelligente che semplifica la vita, questo orologio ha delle caratteristiche uniche che lo portano di sicuro ad un livello superiore. E adesso che so che questa tecnologia in questo orologio è già disponibile, si fa fatica ad accontentarsi di altre versioni. Non vi faccio l'unboxing, così andiamo subito nel concreto a conoscere questo Epix 2 della Garmin, perché ci sono talmente tante cose che effettivamente è difficile, non so neanche da dove iniziare. Quindi partiamo ovviamente dalla parte estetica, che è un orologio diciamo bellissimo, ha uno schermo grande da 1,3 pollici e la cassa è in titanio e appena l'ho visto mi sembrava un orologio grande, ho detto ma tenerlo al polso tutto il giorno mi sembra grande. In realtà la misura è giusta anche per chi magari come me è un po' accecato e soprattutto pesa pochissimo, pesa 75 grammi, quindi non si sente. E questo è anche importante perché per usufruire di tutte le potenzialità di questo orologio bisogna indossarlo anche di notte, così da avere più dati possibili per monitorare il nostro stato di salute. E vi assicuro che anche di notte non si sente. La prima cosa a livello tecnologico che trovo strepitosa è proprio lo schermo che è un touch molto scorrevole e soprattutto ha una definizione pazzesca grazie all'OLED e si legge tranquillamente anche di giorno e questa è una grande differenza e anche rispetto a modelli della stessa fascia alta della Garmin. Qui siamo veramente su un altro pianeta e una volta visto questo schermo si fa fatica a scendere di livello. Poi tutte le funzioni ovviamente le possiamo utilizzare sia col touch oppure con i classici bottoni della Garmin, con i tasti, quindi start e stop, il menu, up and down, il bike e la luce. Altra caratteristica che pone questo orologio ad un altro livello sono le mappe. Le mappe, quindi tutto quella che è la cartografia, di cui Garmin ovviamente è leader. E la cosa importante è che qui tutte le mappe sono già precaricate nell'orologio, quindi anche senza connessione wifi del nostro smartphone noi possiamo essere in qualsiasi posto diciamo del mondo e vediamo dove siamo bene sullo schermo. Ci sono tantissime appunto applicazioni poi legate alle funzioni dell'orologio che rendono la navigazione veramente un'esperienza incredibile e questo veramente fa la differenza ed è forse l'aspetto più importante che ho trovato su questo orologio. Ma ne parliamo dopo più dettagliatamente. Torniamo un attimo all'estetica. Il cinturino è in silicone, io ne ho preso anche uno in acciaio molto elegante. Altra caratteristica importante, questo orologio ha la batteria che dura 16 giorni, dichiarati appunto da Garmin, ma vi assicuro che io durante i miei test ho fatto di tutto, minimo 12-13 giorni la batteria dura tranquillamente. Per esempio, mentre non so, l'Apple Watch dichiara 36 ore, ecco, e teniamo conto che siamo più o meno sulla stessa fascia di prezzo, circa 900 euro, quindi c'è già una notevole differenza.
Per quanto riguarda ancora l'aspetto ovviamente più da smartwatch, che è la parte diciamo meno interessante, è quella più estetica di colore, a parte ovviamente tutte le notifiche per quanto riguarda WhatsApp, tutti i social che possiamo trovare. La caratteristica fondamentale di questo orologio è la sua grande personalizzazione, è per questo che si perde veramente del tempo per settarlo come si vuole. Si può veramente fare qualsiasi cosa, scegliere tra tantissimi tipi di quadranti e non solo, una volta scelto per esempio il quadrante possiamo scegliere se è analogico o digitale, sceglierne i colori dello sfondo rispetto alle lancette e far apparire qualsiasi tipo di dato, quindi dalla temperatura esterna, la frequenza cardiaca, i passi giornalieri, l'ultima attività, calorie bruciate, qualsiasi cosa possiamo farla apparire o meno nel nostro quadrante, possiamo personalizzare come vogliamo. E utilizzando l'app di Garmin, quindi la Connect IQ, possiamo dallo store scaricare gratuitamente altri layout di orologi, quindi di quadranti, oppure acquistarne altri a pagamento. E se ancora non siamo soddisfatti possiamo caricare come sfondo una qualsiasi fotografia o immagine che abbiamo caricato nella galleria o una foto del nostro telefonino. Ma questa è solo la parte diciamo estetica, la parte più di colore, quella meno se vogliamo importante di questo orologio. Se entriamo nella parte più puramente sportiva, quindi fitness, qui c'è da perdersi. Sono precaricati 30 sport, forse anche di più, dal nuoto allo sci, palestra, corsa, golf, surf, paracadutismo, bicicletta, trekking, e-bike stessa, e possiamo selezionare quelli che utilizziamo più spesso, possiamo appunto metterceli in ordine come vogliamo e poi all'interno di ogni sport possiamo selezionare quale parametro rendere più visibile durante l'attività. Poi possiamo lasciare lo schermo sempre attivo oppure, come ho impostato anch'io, che si accende solo quando giriamo il polso, così possiamo anche appunto risparmiare quello che è la batteria. L'orologio poi monitora con molta cura anche la fase del sonno, questo è molto importante e per esempio qualche minuto prima dell'ora che abbiamo impostato noi come orario d'abitudine in cui andiamo a dormire, lui per agevolare il sonno disattiva tutte le notifiche, cambia anche il quadrante con una versione molto più soft che meno di impatto luminoso. Ecco, questo tutto per agevolare anche un buon sonno. Poi rileva lo stress, tantissimi parametri che veramente sono per un uso, vorrei dire, appunto professionale. Si possono caricare per esempio nel calendario tutte le tipologie di allenamento, poi se uno sceglie per esempio l'attività di palestra verrà illustrato la figura umana con i vari muscoli e grado di sforzo a cui sono stati sottoposti in base agli esercizi, per esempio non so, ai bicipiti piuttosto che ai pettorali o addominali, o ad esempio nel ciclismo possiamo seguire una giusta idratazione e specificare anche il numero di borracce con la loro capienza, così che verrà segnalato in base all'allenamento quando e che borraccia prendere per bere. Tutte funzionalità che sto ancora studiando e testando. Per quanto riguarda la connettività, l'aggancio con i satelliti è praticamente all'esterno immediato. Inoltre è possibile escludere o migliorare ancora di più la gamma di satelliti o raffinarne una scelta, magari per risparmiare la batteria, soprattutto per quelli che magari fanno escursioni di più giorni. Va ricordato che anche tutte le tipologie di misurazione dei parametri qui sono di alta qualità, proprio perché sono parametri che vengono utilizzati anche a livello professionale. Ecco, il fatto poi di avere questa misurazione totale giornaliera, anche notturna, permette di leggere un altro valore tipico appunto di Garmin, che è la stamina, ossia indica l'energia che rimane a nostra disposizione e ad esempio se dovessimo affrontare un percorso prima di una salita, stamina ci dice il livello della nostra energia e come sarebbe meglio affrontare questa salita per non arrivare diciamo senza energia alla sommità, quindi magari di abbassare un po' la cadenza del nostro passo o della nostra andatura per risparmiare un po' energia e per sfruttarla per la salita successiva. Una qualità e quantità incredibile di dati
a nostra disposizione per un monitoraggio continuo della nostra condizione fisica. L'orologio, che si connette con l'apposita app Garmin Connect, ci dà la possibilità di leggere nello smartphone veramente tantissimi parametri. Un'altra app da scaricare importante è la Garmin Explorer, e qui entriamo nel vero punto di forza appunto di questo orologio, che sono le mappe. L'orologio qui fa la differenza. Avere la cartografia già nell'orologio, e con questa definizione sì, si fa fatica poi ad accontentarsi di altri orologi. La mappa preinstallata, bisogna dire la verità, non ha una definizione così elevata, ma possiamo scaricare gratuitamente dall'app quella che più ci interessa. Io ad esempio ho scaricato l'Europa centrale, ed è un'operazione che è un po' lunga, ci vogliono circa 3 ore per scaricarla, e l'orologio deve essere connesso all'alimentazione con il suo cavetto USB. Poi esistono tantissime mappe a pagamento, molto ma molto più dettagliate, di varie zone del mondo. Questo è l'aspetto che più mi fa impazzire di questo Garmin Epix 2, perché vedere direttamente sull'orologio, senza avere wifi o il telefono, il mio percorso con tutte le isoipse, le curve di livello del terreno, è veramente incredibile. E poi ci sono tantissime possibilità legate appunto alla navigazione. Ad esempio, in un posto posso scegliere di farmi creare fino a 4 scelte di circuiti ad anello, impostando solo la distanza di chilometri che voglio fare. Non so, posto 10, 15, 20 km, lui mi crea degli anelli passando magari per dei punti di interesse. Oppure posso appunto scegliere, vedere che punti di interesse che ci sono attorno a dove sono, e di farmi portare direttamente a vedere quei punti di interesse. Oppure posso, per esempio, non so, cercare una farmacia, un meccanico, un parcheggio, qualsiasi cosa nelle vicinanze, e creare il percorso più veloce per arrivare direttamente alla destinazione. Ovviamente si vedrà l'altimetria e tutti i parametri necessari per fare un'ottima escursione. Poi con l'app Explorer qui possiamo creare facilmente un nuovo percorso e averlo direttamente sull'orologio. Praticamente lo disegniamo sulla mappa e ce l'abbiamo direttamente sull'orologio. Si possono caricare percorsi, condividerli, oppure ad esempio se sono ad un bivio, magari scende anche la nebbia, non so se mi conviene andare a destra, a sinistra o tornare indietro. Ecco che con l'orologio stesso posso cliccare e puntare, diciamo, sulla destinazione, capire il tracciato che mi consiglia di fare, se alla destra o alla sinistra del bivio, vederne appunto le difficoltà. Oppure posso scegliere il back home, quindi di tornare indietro e rifare il percorso al contrario, e senza avere, diciamo, nessun tipo di problema. Quindi veramente tanta roba, e tutte funzionalità che sto ancora sperimentando, ma che per il momento veramente mi esaltano. Altra cosa importante per quanto riguarda la sicurezza: questo Garmin Epix 2 permette di registrare dei numeri email, dei contatti di emergenza, e in caso in cui l'orologio registri un incidente invia in automatico un alert con le coordinate di dove si trova l'orologio e quindi la persona che necessita di aiuto. Vale la pena spendere tutti questi soldi per un Garmin Epix 2? Diciamo che non sfrutteremo, oppure non sfrutterò mai tutte le potenzialità che questo orologio offre, però alcune sue caratteristiche, il touch, la qualità dello schermo, la visibilità anche di giorno e soprattutto la cartografia, la navigazione, e con questa definizione tutta questa tecnologia una volta vista la cerchi, e indubbiamente pone questo orologio in un altro livello. E questo Garmin Epix 2 io me lo tengo ben stretto al polso e sarà il mio affidabile compagno dei prossimi viaggi. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, commentare, anche se volete altre informazioni su questo orologio, e soprattutto mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.